In uno degli episodi precedenti avevo parlato di un videogioco che incarna molto bene uno degli archetipi legati all'immaginario degli anni '80, vale a dire i viaggi on the road, le auto decapottabili, il sole, la musica, le spiagge. Oggi vorrei proseguire questo viaggio nell'iconografia degli anni '80 con un altro filone che secondo me ha toccato l'apice in quella decade e ha formato e forgiato i gusti di tanti giovani cresciuti in quel periodo. Mi riferisco alle arti marziali, alle lotte che facevano alcuni ragazzi di buon cuore contro qualche teppista di quartiere, di qualche periferia americana, magari per acquisire una maggiore fiducia in se stessi o anche, perché no, per aiutare qualche bella ragazza in difficoltà. E subito mi vengono alla mente film come Karate Kid, o quelli con protagonista Jean-Claude Van Damme, o persino opere molto divertenti che mescolano il fascino delle arti marziali con elementi fantasy, come ad esempio Grosso guaio a Chinatown o il più recente Kung Fury. Tornando a parlare di videogiochi, secondo me ci sono due videogame che incarnano molto bene questo immaginario. Benvenuti da Emanuele in una nuova puntata di Videogiochi da ricordare, la mia serie divulgativa che punta a riscoprire i videogiochi che hanno lasciato un segno nella storia. Oggi vi parlo di Double Dragon e di Final Fight. Buona visione! Si erano già visti picchiaduro a scorrimento nelle sale giochi, ma Double Dragon, pubblicato nel 1987 da Technos Japan Corporation, è riconosciuto come il gioco che ha davvero focalizzato l'attenzione su questo particolare genere di videogame, facendolo diventare in pochissimo tempo il genere più richiesto in sala giochi e c'è chi dice anche su console, almeno fino a quasi la metà degli anni 90. Proprio in quell'arco di tempo furono pubblicati davvero tanti beat'em up che si sono ispirati nella loro essenza proprio a Double Dragon, e tra questi ovviamente c'è anche Final Fight, di cui vi parlerò dopo, ma ci sono anche tante opere, tante serie diventate poi iconiche in quel periodo. Mi riferisco ad esempio a Streets of Rage e alla saga di Golden Axe. Ma non solo, bisogna anche aggiungere che sempre più o meno intorno alla fine degli anni 80 e i primi anni 90, tanti marchi, tante aziende che volevano far conoscere i propri brand anche attraverso il mondo dei videogiochi lo facevano proprio introducendosi nel mercato con dei picchiaduro. Mi vengono ad esempio alla mente videogiochi a scorrimento, picchiaduro a scorrimento con gli eroi della Marvel oppure quelli della DC. Oppure c'erano anche dei bellissimi picchiaduro con protagonisti le Tartarughe Ninja e tanto altro. C'erano anche dei picchiaduro tutto sommato niente male con protagoniste le guerriere Sailor. Quindi non posso che assegnare a Double Dragon la medaglia al valore storico, riconoscendone l'enorme impatto sulla game industry. A renderlo così apprezzato furono diverse caratteristiche, una grafica notevolmente dettagliata per l'epoca, con una buona varietà di personaggi dall'aspetto unico, e un sistema di controllo a 3 tasti invece dei soliti 2, che offriva una maggiore libertà, permettendo quindi di scegliere tra pugni, calci e salti. Double Dragon ovviamente è stato trasposto anche sui PC e le console dell'epoca. Il secondo e il terzo capitolo sono stati anche loro abbastanza apprezzati e nel corso degli anni la serie ha continuato a riproporsi con nuove versioni che però, a quanto si dice, non sono riuscite a farsi notare.
anche se pubblicato da un altro editore, cioè Capcom, si potrebbe dire che Final Fight è come se fosse il seguito spirituale di Double Dragon. Final Fight è arrivato in sala giochi nel 1989 e a conti fatti sembra proprio un Double Dragon pompato all'ennesima potenza. In comune c'è la vicenda. In entrambi i giochi gli amici di una fanciulla rapita dai malavitosi si danno da fare per liberarla. In Final Fight c'è anche l'aggiunta che è possibile scegliere un terzo eroe, il padre della ragazza, nonché sindaco della città, che essendo un ex lottatore di wrestling perde le staffe e decide di scendere in campo per farsi giustizia da solo. Per il resto Final Fight si fece notare da subito con una grafica molto più appariscente, le animazioni erano più fluide, le ambientazioni erano ricche di dettagli e i personaggi erano anche molto più grandi. In realtà Final Fight mise davvero in ombra Double Dragon. Mettendo i giochi a confronto, infatti, soltanto da un punto di vista estetico sembrano due opere molto distanti nel tempo, non sembrano passati solo 2 anni tra l'una e l'altra. Final Fight graficamente è anche molto più eccentrico, il design di alcuni personaggi è spesso stereotipato e molto esagerato, ma comunque anche molto azzeccato. C'è di tutto, c'è il lottatore da strada, c'è il metallaro, il ninja, il soldato, il samurai, il punk, il lottatore di wrestling e tanto altro. Era decisamente molto coinvolgente e in sala giochi divenne subito una prima scelta per tutti i videogiocatori. Quindi ho deciso di affidare anche a Final Fight la medaglia al valore storico, perché è riuscito a raccogliere l'eredità di Double Dragon e a mio avviso a rappresentare l'apice di quell'immaginario anni 80 che ho descritto all'inizio della puntata. Anche Final Fight è stato trasposto per alcuni sistemi casalinghi e ha ricevuto dei seguiti, in particolare sul Super Nintendo, seguiti che però purtroppo non hanno avuto lo stesso successo. Capcom tuttavia continua ancora oggi a omaggiare Final Fight inserendo i suoi personaggi in altre serie di successo, come negli ultimi capitoli di Street Fighter. Un'ultima curiosità, si racconta proprio che Final Fight doveva essere il seguito ufficiale del primissimo Street Fighter, ma che poi in seguito a tutta una serie di decisioni interne si è deciso di prendere delle strade differenti. Vediamo adesso chi sono le 2 figure chiave dietro a questi progetti e per quanto riguarda Double Dragon bisogna citare Yoshihisa Kishimoto, nato in Giappone nel 1961. Di lui si racconta che già alle scuole superiori fosse una testa calda e che spesso fosse coinvolto in risse che avevano in qualche modo a che fare con le attenzioni di qualche ragazza. Si dice anche che fosse un ammiratore di Bruce Lee e in generale dei film di arti marziali. Iniziò a lavorare nel mondo dei videogiochi nel 1980 e il suo primo lavoro importante è stato Renegade, una sorta di prequel di Double Dragon. Al momento il suo lavoro più recente come game director è proprio Double Dragon 4, pubblicato nel 2017. Anche se il producer di Final Fight è Yoshiki Okamoto, vorrei concentrare l'attenzione su Akira Nishitani, giapponese, classe 1967, noto sul web anche con gli pseudonimi Nin Nim o Pom G. A lui è stata affidata la direzione artistica e quindi sembra merito suo se il gioco è così tanto intriso di cultura pop anni 80, non solo nell'estetica ma anche nei nomi di alcuni personaggi che sono ripresi dai membri di alcune band storiche come ad esempio i Guns N' Roses. Queste informazioni si trovano in un'intervista pubblicata in Giappone nel 2018 in cui Nishitani racconta che il suo capo gli aveva addirittura detto di guardare tutti i film americani con arti marziali ambientati nei sobborghi delle città e cose di questo tipo. A quanto pare il film a cui si è ispirato maggiormente, proprio per l'aspetto di Metro City, la metropoli in cui è ambientato Final Fight, si chiama Strade di Fuoco, che non ho citato all'inizio del video perché semplicemente non l'ho mai visto.
Eccoci arrivati nel viale dei ricordi. Purtroppo per quanto riguarda Double Dragon non ho molto da dire, mentre invece per quanto riguarda Final Fight i ricordi che ho legati a questo gioco sono molto simili a quelli che ho già raccontato nella puntata dedicata a Ghost and Goblin. Infatti nel paese in cui vivevo da ragazzino e in realtà fino a non molto tempo fa non c'era una vera sala giochi, c'erano soltanto dei bar e una pizzeria che ogni tanto si alternavano a degli arcade. Tra questi c'era appunto quasi sempre Ghost and Goblin e poi c'era anche quasi sempre Final Fight, quindi ancora in questo caso Final Fight è un gioco che mi ricorda proprio il periodo da bambino e dell'adolescenza. Questa puntata termina qui. Se avete dei ricordi particolari legati a quest'opera, se volete potete metterli nello spazio dedicato ai commenti, altrimenti vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo episodio e noi ci vediamo nel prossimo appuntamento. Ciao e a presto!